E allora, il video è buono e l'audio anche. Buongiorno. Va benissimo, grazie, buongiorno a voi di nuovo. Allora, prego il pubblico ministero a chiarimento della corposa produzione già acquisita. Sì, Presidente, io vorrei chiedere prima di tutto l'autorizzazione a rimanere seduto. Prego, pubblico ministero. E allora, signor Brusca, buongiorno. Le dico prima di cominciare che già tutti i suoi verbali presenti in questo processo sono stati acquisiti, quindi andremo diciamo velocemente, ecco, questo anche per consentire un suo esame più agevole. Io volevo che lei cominciasse dicendo alla Corte se lei ha mai avuto rapporti e di che genere con l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. E allora, molto sintetico, io sono stato affiliato intorno al 1975-76, ora non mi ricordo precisione, con il ruolo di soldato semplice, che ho ottenuto fino al 1991-92, in cui in quel momento ho assunto la reggenza del mandamento di San Giuseppe Jato, reggenza che ho mantenuto fino al momento del mio arresto, 20 maggio 96, dopodiché ho cominciato a collaborare, quindi automaticamente mi sono escluso da Cosa Nostra. Signor Brusca, io prima contestazione dico, lei nel corso dei vari verbali ha sempre indicato la data della reggenza come 89-90, adesso diceva 91-92. Sì, pensavo un'altra cosa, sì, ha ragione, sì, è vero. Anche nel verbale del 22 giugno 2017, per esempio. Sì, è così, sì, 89-90, sì. Perfetto. Senta, lei al di là di quella che era la sua posizione personale all'interno di Cosa Nostra, aveva anche una posizione familiare, diciamo, all'interno di Cosa Nostra, cioè famiglia di sangue, intendo dire. C'erano altri componenti della sua famiglia che facevano parte di Cosa Nostra? C'era mio padre, c'erano due cugini di primo grado. Signor Brusca, non dia per scontato che tutti sappiamo di chi parliamo, dica sempre nome e cognome. Mio padre Brusca Bernardo. Il cugino di mio padre Brusca Mario, il cognato di mio padre, mio zio Brusca Giuseppe, un altro cugino di mio padre Buonmarito Bernardo, un altro mio cugino Brusca Vito, mio fratello Brusca Emanuele, e poi c'era mio fratello Enzo che non era ritualmente affiliato, ma diciamo era ben inserito nel contesto criminale. Doveva essere affiliato e non è stato affiliato per un problema di contingenza, diciamo. Quindi io le faccio questa domanda, dico, le cose che lei ha saputo e che poi adesso ci verrà a dire, dico, dipendono sia dalle sue conoscenze dirette, sia anche da conoscenze di suoi familiari all'interno di Cosa Nostra? Sì, potrei dire più dirette e poi automaticamente di tutti i miei parenti. Senta, suo padre, Brusca Bernardo, aveva ruolo dirigenziale, ci può dire in quale mandamento? Mio padre ha assunto il ruolo dirigenziale dal 1982-83 con ci fu la famosa riformulazione dei mandamenti della provincia di Palermo, anche se lui di fatto reggeva il mandamento in sostituzione di Antonino Salamone. E stiamo parlando di quale mandamento? San Giuseppe Jato. Perfetto. Senta, suo padre aveva rapporti con Rina Salvatore, che genere di rapporti aveva? Ci ha già risposto poco fa, dico, però è il caso di specificarlo. Diciamo che erano compari a causa della mia affiliazione in Cosa Nostra, ma avevano un rispetto tal punto che mio padre considerava il mandamento con quello di Corleone unico, e quando sono stato affiliato si figuri che mi ci ha messo a disposizione che qualunque cosa lui avesse bisogno mi ci mettesse a disposizione senza bisogno di essere autorizzato con le regole normali di Cosa Nostra. Senta, dopo suo padre viene arrestato, credo di ricordare, nel 1986, è giusto come data? Come ultimo arresto sì. Ultimo penultimo. Dal 1986 in poi c'è stato un ruolo di Rina all'interno del mandamento di San Giuseppe Jato, cioè Rina frequentava San Giuseppe Jato?
Frequentava, credo in quel momento no, però ne aveva la disponibilità di dirigere il mandamento che in quel momento era assunto da Baldassare Di Maggio, uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Iato, che poi venne sostituito da me alla fine del 89-90. Senta, c'era nel territorio che vi riguardava una cantina che si chiamava Caggio? Con la Sì, K? ed era, fra virgolette, gestito da mio fratello Emanuele, ma per conto di Rina Salvatore, di mio padre e di tutti gli associati. Rina veniva per il periodo della vendemmia o comunque anche in altri periodi dell'anno presso la Caggio? Ma credo che Rina alla Caggio, che io ricordi, non si ci recò mai fisicamente. Ma può essere pure che magari qualche volta ci sia passato, non lo escludo, però la gestiva, la osservava e tutto passava da lui indirettamente, o attraverso il mio fratello Emanuele o attraverso il nipote Giovanni Grizzaffi. E frequentava Contrada Damusi? Se ci può dire che cos'è Contrada Damusi prima di tutto. Contrada Damusi è una zona del territorio di San Giuseppe Iato. Non vorrei, però credo che fosse Sacro di San Giuseppe Iato o di Monreale, non mi ricordo, dove Rina si era costruita un'abitazione, una casa che utilizzò dall'80 con la cosiddetta guerra di mafia, con l'omicidio di Stefano Bontà, dovrebbe essere Pasqua 81-82, non mi ricordo la data, fino all'86, poco prima del resto di mio padre. Periodo estivo estivo o di feste, Rina si recava in quell'abitazione, che penso che sia attualmente ancora presente, anche se poi la proprietà è stata venduta. Senta, Rina, vabbè, è evidente che la posizione che aveva, cioè io volevo capire all'interno di Cosa Nostra la figura di Rina come era vissuta, nel senso era un monarca assoluto oppure c'era democrazia, diciamo così, all'interno dell'associazione mafiosa? Diciamo che c'era, non so se è il termine giusto, una democrazia dittatoria, cioè nel senso che democrazia finché tutti raccontavano e decidevano e concordavano con lui e decidevano le sue volontà. Quando c'era qualche cosa che non andava di suo gradimento, le conseguenze, il 99% erano la vita. Non so se ho spesso bene il concetto. Sì, perfettamente. La regola quale sarebbe dovuta essere, diciamo, per le decisioni più rilevanti? Chi avrebbe dovuto decidere all'interno di Cosa Nostra? Secondo le regole avrebbe deciso un po' la commissione, quelli che sono, però diciamo che decideva quasi sempre tutto lui. Quando gli stava bene acconsentiva quello che diceva la commissione, quando non gli stava bene faceva in modo che la commissione decidesse quello che decideva lui. Non so se questo gioco di parole sono stato chiaro. Sì, senta, lei ha riferito anche di riunioni, diciamo così, separate, pochi componenti della commissione che venivano via via compulsati da Rina separatamente, non in un'unica soluzione. Sì, erano quelli più fidati. Una sorta di riunioni preliminari verso poi quelli che venivano alla decisione finale. Chi sono i più fidati di Rina? Chi erano i più fidati di Rina? In quel momento era in pole position c'era Giuseppe Giacomo Gambino, perché la pole position perché l'aveva più portata di mano, quello che gli dava la possibilità per l'esecuzione. Giuseppe Giacomo Gambino era quello che aveva buoni rapporti con i cosiddetti salotti buoni palermitani. Poi c'era il mandamento di Re Suttana, capeggiato da Francesco Madonia, ma fatto era Antonino, poi c'era Raffaele Ganci della Noce, poi c'eravamo noi di San Giuseppe Iato, Cancemi Salvatore quando sì e quando no, sostanzialmente erano questi quelli più fidati e poi tutti gli altri, non c'erano difficoltà. All'interno di Cosa Nostra Rina era a conoscenza di tutto quello che accadeva
o poteva comunque arrivare ad essere a conoscenza di tutto quello che accadeva? No, non era sempre tutta a conoscenza di quello che accadeva e quando lui non era a conoscenza di quello che accadeva non gli interessava tanto, dipende qual era l'oggetto, ma perché e perché non è stato informato. Voleva sapere il motivo per cui è stato fatto, ma principalmente perché non è stato informato. Ed aveva, diciamo, Cioè, all'interno di Cosa Nostra relazioni con molte persone che potevano dirgli perché era successo, diciamo. Esatto, tutto quello che avveniva, non dico in Sicilia, ma quantomeno a Palermo, doveva passare dalle sue mani. Perfetto. Senta, lei ha avuto modo di conoscere anche Nino Madonia? Sì, posso dire che dopo l'arresto di Bagarella è stato, fra virgolette, il mio maestro d'arte. Cioè, ce lo vuole esplicitare? Cosa significa questo? È che con cui mi ha imparato il mestiere di fare parte di Cosa Nostra, omicidi, attentati, tutto quello che riguarda Cosa Nostra. Diciamo è stato, fra virgolette, il mio maestro di esecuzione più che altro. Quando avviene questo suo apprendistato, diciamo così? Ma guardi, prima di Antonino Madonia c'era Leoluca Bagarella. Bagarella è stato arrestato luglio 79, se non ricordo male. Fino a quel momento avevo sia Bagarella che Madonia, però principalmente Bagarella. Dopo che è stato arrestato Bagarella, diciamo, collaboravo al 99%, poi sono stato quasi sempre autonomo con Antonino Madonia. Quindi avete commesso anche degli omicidi insieme? Sì, omicidi, strage, la strage di Pignese Bidone Federico, la strage della circonvallazione, tanti omicidi, abbiamo collaborato assieme per la cosiddetta guerra di mafia, ho commesso tanti omicidi con Antonio Madonia. Senta, ci può descrivere, per quanto è a sua conoscenza come appartenente a Cosa Nostra, quale era la posizione effettiva, diciamo, di Madonia Antonino all'interno di Cosa Nostra? Come ho detto poco fa, ufficialmente era il padre Francesco, il capomandamento, ma di fatto era lui, partecipava lui alle riunioni, poi decideva lui, faceva tutto lui. Quindi, diciamo, di fatto dirigeva il mandamento di Resuttana? Esattamente. Era geloso di questo territorio? Cioè, nel mandamento di Resuttana era possibile agire senza che Nino Madonia lo sapesse? No, completamente, era di una gelosia unica. Accettava la collaborazione di altri quando non ne poteva fare a meno, ma quando era possibile faceva tutto da solo o con i suoi uomini più fidati del mandamento. Ecco, allora le faccio questa domanda. Faceva anche omicidi riservati, i cosiddetti omicidi riservati, Nino Madonia? Sì, Rina di questo lamentava di qualche cosa, come ho potuto scoprire strada facendo, e più non solo di omicidi ma anche di contatti personali che si teneva per sé, e quindi Rina diciamo che lo amava e lo odiava. Cioè lo stimava, ma dal punto di vista mafioso chiaramente, però lo temeva. Come si dire, si sentiva preso in giro. Senta, che cosa, quali i malumori di Rina nei confronti di Madonia, in che cosa consistevano? Cioè, quali erano le cose, le lamentele di Rina? Qualche contatto a livello istituzionale, nel senso per aggiustare il processo o qualche altra cosa, è un fatto che mi costa a me personalmente. Mi scusi, fermiamoci qua. Quali? Sì, tipo aggiustare i processi, o aveva qualche contatto con qualche persona istituzionale, tipo il cognato di Giuseppe Giacomo l'imprenditore, non mi ricordo come si chiama, comunque in questo momento non mi ricordo come si chiama, che l'avevano combinato senza chiedere l'autorizzazione, per mettere solo fra le mani, altri beghe, diciamo, di questo genere,
e ad Rina gli davano fastidio. Stiamo parlando di quale cognato? Perché lei lo sa, Giuseppe Giacomino ha avuto 2 mogli, quindi... È un imprenditore notissimo, però in questo momento io non mi ricordo il nome. La prima o la seconda Giovanni moglie? Pilo. Non se lo ricorda. Se Giovanni era un Pilo. parente della prima o della seconda moglie? Forse sta dicendo un nome. Ha detto? Giovanni Pilo. Ah, Pilo, certo. Giovanni Pilo. Quindi se l'è ricordato? Sì, perché purtroppo vabbè. l'età mi gioca brutti scherzi, ogni tanto ho qualche defaglianza. Le risulta che avesse notizie da campi istituzionali, diciamo così, avesse relazioni, per esempio con la polizia? Guardi, lui una volta mi stupì perché Antonio Madonia al mio pari conosceva tutte le abitudini di Rina, dove andava e dove non andava. Quando lui, nel periodo che lui abitava a San Giuseppe Jato, il Madonia ha fatto di tutto per scoprire dove abitava e un giorno si presentò lui con un fiorino, con a bordo 2 motorini per regalo ai figli, e Rina questa visita non lo gradì nella maniera più categorica. Ha saputo come lui era venuto a conoscenza di questo sito dove lui abitava, e Rina non stava tanto tranquillo. Quindi questa risposta significa che lui aveva notizie da ambienti istituzionali? Non l'ha detto chiaro, però uno che diffida di una soggetta del genere, che prima conosceva tutti, alla pari di mio, quando abitava a Molara, quando abitava in Corso dei Mille. Invece quando lui ha cominciato ad abitare a San Giuseppe Jato, non doveva saperlo nessuno, e in particolar modo lui. E quando ero presente a questa vicissitudine, lui ci è rimasto malissimo, non voleva che si sapesse e non era più tranquillo come era fino a qualche minuto prima di quando aveva ricevuto questa visita.